Tutti i giorni in televisione, sui giornali, sul posto di lavoro o al bar mentre facciamo l'aperitivo, sentiamo spesso parlare di economia e finanza. Cosa si intende però esattamente con queste due parole? Capita che questi termini vengano spesso confusi o addirittura considerati sinonimi e spesso non si ha un'idea chiara di cosa effettivamente significhino. In questo video cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Cominciamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Simone ed in questo video cercheremo di capire cosa si intende per economia e per finanza e come queste due scienze siano legate tra di loro. Cominciamo dal primo termine, l'economia, e capiamone il significato procedendo per gradi. Partiamo infatti da una locuzione verbale di uso molto comune che tutti abbiamo utilizzato almeno una volta, cioè fare economia. Con fare economia in ambito individuale o familiare si intende generalmente risparmiare. Risparmiare qualcosa che può essere il denaro, l'acqua, il carburante o anche il tempo e lo spazio. Tutte queste cose sono risorse che abbiamo a disposizione e che per definizione sono limitate. Per cui quando vogliamo fare economia di qualcosa vuol dire risparmiare una risorsa. Risparmiare su qualcosa però non significa semplicemente usarne meno rispetto all'uso che se ne farebbe di solito, ma vuol dire utilizzare in maniera più oculata o più ottimizzata una risorsa con l'obiettivo di metterne un po' da parte per utilizzarla per altri scopi, per altri obiettivi o altri desideri. Per cui una definizione più completa di fare economia o di risparmiare potrebbe essere quella di gestire ed utilizzare più razionalmente le varie risorse che abbiamo a disposizione, ricordandoci sempre che sono limitate, per soddisfare i nostri scopi, i nostri bisogni, traendone il massimo vantaggio e cercando contemporaneamente di sprecare la minor quantità possibile di queste risorse. A questo punto la definizione di economia in senso più generale viene da sé. Infatti se passiamo dal punto di vista del singolo individuo o del singolo nucleo familiare e ci allarghiamo alla collettività, l'economia può essere intesa come la scienza che studia il comportamento umano nel soddisfare un numero illimitato di bisogni o desideri, con un insieme di risorse che per natura sono scarse, ovvero finite. Per cui, detto in altre parole, l'economia è quella disciplina che studia come vengono utilizzate le varie risorse produttive limitate che abbiamo a disposizione per produrre varie tipologie di beni o per rispondere a varie necessità, sapendo però che non potremo soddisfarle tutte. Da questo si capisce che l'economia è qualcosa che fa parte della nostra quotidianità e ci riguarda tutti a partire dal livello più basso, cioè da quello del singolo individuo, crescendo, passando per quello familiare, quello della società nella quale si vive e si lavora, fino a livello statale. Per essere più precisi, questi livelli rientrano nel ramo dell'economia detta microeconomia, che riguarda appunto i singoli soggetti, intesi come individui, famiglie, imprese e consumatori, e va separata dalla macroeconomia, che studia invece le variabili proprio dell'economia e i fenomeni che riguardano il sistema economico, come per esempio l'inflazione, il PIL, il tasso di disoccupazione, il reddito e così via. Da quanto abbiamo detto, quindi, ogni scelta che viene fatta e che facciamo può avere delle implicazioni e delle conseguenze economiche più o meno importanti, come ad esempio l'acquisto di un'automobile o di una casa, dove ovviamente la risorsa è il denaro, oppure la scelta del tragitto da fare per un lungo viaggio. In questo caso ovviamente le risorse disponibili sono, oltre al carburante, ovviamente anche l'automobile, in quanto soggetto ad usura e quindi con vita limitata, ed infine il tempo a disposizione. Da questi esempi si capisce quindi che ogni scelta di carattere economico ha molto frequentemente anche un risvolto monetario. In base alle decisioni che si prende, la quantità di capitale a disposizione può in futuro aumentare o diminuire, creando un flusso monetario. Per cui tutte queste decisioni hanno anche una ripercussione di carattere finanziario. Questo ci porta ad introdurre il concetto di finanza. Se l'economia si occupa della gestione delle risorse, la finanza si occupa invece di valutare e apprendere qual è il miglior modo di utilizzo delle risorse, per ottenerne un profitto e quindi un aumento delle risorse stesse. Nello specifico, quando si parla di finanza, la risorsa a cui si fa riferimento è il denaro, che sappiamo tutti essere limitato. Per cui, dando una definizione più formale di finanza, possiamo dire che questa è una disciplina economica che si occupa di esaminare come vengono reperiti, collocati e utilizzati i soldi in un certo arco temporale. Questo avviene tramite operazioni finanziarie, come quelle di investimento o finanziamento, che creano un flusso di denaro tra individui, imprese e stati. Come per l'economia esistono diversi rami anche per la finanza, che sono quindi la finanza personale, che è relativa a noi stessi, al singolo individuo o al nucleo familiare, la finanza aziendale, che si occupa del reperimento e utilizzo di fonti finanziarie e di investimento per le imprese, la finanza commerciale, che si occupa del commercio nazionale ed internazionale,
per poi salire trovando la finanza pubblica, riguardante gli aspetti finanziari della pubblica amministrazione e dello Stato, e infine la finanza internazionale, che invece riguarda i flussi monetari tra i diversi Stati. Al termine di tutta questa spiegazione molto teorica, possiamo quindi riassumere il tutto dicendo che l'economia è quella scienza il cui obiettivo consiste nell'ottimizzare la scarsità delle risorse per soddisfare i bisogni della collettività. La finanza è quella disciplina economica che invece ha lo scopo di ottenere il massimo rendimento dalle risorse a disposizione. Ovviamente le cose da dire sull'economia e la finanza sono tantissime, ma per il momento ci fermiamo qua. Spero che adesso abbiate un'idea più chiara di cosa si intenda per l'una e per l'altra e che, anche se abbiamo affrontato questi due macro argomenti solo marginalmente, vi sia un pochino più semplice seguire i vari discorsi che vengono fatti a riguardo. Come sempre, se il video vi è piaciuto e avete trovato le informazioni utili, vi chiedo di lasciare un bel like per supportare il lavoro che stiamo facendo e per permetterci di capire se i video che pubblichiamo vi interessano e vi piacciono o se invece dobbiamo cambiare argomenti. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video in uscita. Io con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.